Buongiorno e ben trovati. Oggi vi voglio parlare del modo con cui fare le transizioni nel circolo. Ve l'ho già accennato, America, c'è la Simona che ci sta riprendendo, magari sì, brava. Ve l'ho già accennato in un precedente mio video, credo, in uno o in due, non mi ricordo bene, in cui vi faccio vedere un po' come si fa il gioco del circolo e fra le altre cose vi spiegavo un po' anche come fare le transizioni. Adesso lo voglio riprendere perché ho visto che nei video che mi avete mandato, ho visto che alcuni di voi, parlo soprattutto per quelli che fanno il distance coaching con me, ho visto che alcuni di voi fanno in maniera ricorrente un errore in particolare. E allora ve lo voglio far rivedere un attimo. Prima di tutto, quando siamo nel circolo dovete ricordarvi di mandare indietro il cavallo prima di chiedere di andare o a destra o a sinistra. Quindi non mandate subito il cavallo nel circolo. Una cosa importante, così colgo l'occasione per rispondere anche a uno di voi che mi ha scritto, è non dovete fare yo-yo, quindi mandare indietro il cavallo e mandare subito il cavallo nel circolo. Dovete assicurarvi che non diventi un automatismo per il cavallo e quindi lui non pensi che ogni volta che lo mandate indietro poi dopo si va nel circolo, perché poi dopo succede che fanno così, cioè che io mando indietro il cavallo, non mi fa finire neppure di andare indietro, fa 3-4 passi, 2 metri, 3 metri e poi dopo va immediatamente nel circolo. No, se vi succede una cosa del genere, semplicemente mandate indietro il cavallo e ritirate a voi il cavallo per 2 o 3 volte, in modo che cominciate a mettere un po' l'abitudine nel cavallo di ascoltare voi e non anticiparvi. Non dovete mai insegnare a dare per scontato al vostro cavallo qualcosa, ok? Lui deve sapere che lo mandate indietro, ma potrebbe anche essere che invece poi dopo lo richiamate avanti, okay? Una volta che avete il cavallo che va indietro, avanti e sta lì, allora sì, potete mandarlo nel circolo. Quindi, fase 1, piede sinistro a ore 8, fase 1, e mando il cavallo nel circolo. Ovviamente se non va userò le altre fasi che faccio con lo stick. Le mani vanno tenute vicine al corpo e non bisogna smanaccare, cioè non bisogna alzare, brigare con la corda, fare questo con la corda non va bene, perché questo, ora io l'ho fatto volutamente davanti, ma questo se lo fate dietro è come se usaste lo stick per mandarlo il cavallo. Vedete che ha accelerato un pochino. Quindi invece voi dovete essere più neutri possibili. Lasciatevi la corda vicina al corpo, le mani basse vicino al corpo e via. Se vi viene troppo vicino puntate sulla spalla e lo inviate, se parte al trotto muovete un po' la corda e lo rimettete al passo, se vi si ferma lo rimandate. Voi volete una cosa, volete che faccia passo, ogni volta che lui fa passo lo lasciate stare, ogni volta che lui sbaglia invece lo correggete. Date al cavallo la responsabilità di trovare la corretta richiesta. Adesso io mi giro sempre dalla parte della coda, alzo e lei deve andare nel trotto. Appena va nel trotto la lascio stare. È andata lì nel trotto, la lascio stare. Voglio mandarla un pochino più lontano perché se no vi viene male l'esercizio. Ok, quindi adesso lei fa trotto. Adesso voglio fare una transizione al passo. Com'è che farò a fare la transizione al passo? Metto lo stick sotto la corda, seguo il cavallo, alzo lo stick, questa è la mia fase 1, muovo un po' lo stick e se lei mi si ferma la rimando e se invece mi fa passo lascio stare, ok? Quindi
ricordatevi, è sotto la corda, non sopra la corda. Mettete lo stick di fronte al cavallo. Ora ve lo faccio vedere al passo, se lo vedete ancora meglio, guardate bene, così, guardate, sotto la corda, lei si è fermata giustamente, quindi è sotto la corda, di fronte alla corda, muovo solo lo stick. Questo è il segnale di transizione. Fase 1, metto lo stick di fronte e lo stick sta fermo. Fase 2, muovo lo stick. Fase 3, muovo lo stick e la corda. Ok? E lei va indietro. Fase 4, muovo tantissimo lo stick e la corda fino a che il cavallo non fa la transizione. Se la fa troppo la transizione, cioè ovvero sta facendo trotto e magari mi si ferma, oppure sta facendo galoppo e magari mi va al passo, cioè non ha scalato di 1 ma ha scalato di 2, allora semplicemente io rimando di nuovo il cavallo e in avanti con la fase 1 o con quello che serve per farlo ritornare all'andatura che volevo io. Ricordatevi, il cavallo impara quando smettete, quando togliete pressione. Se togliete pressione e smettete nel momento sbagliato, il cavallo impara la cosa sbagliata. Semplice, né più né meno di questo. Ricordatevi sempre di bilanciare e di fare l'esercizio da entrambe le parti, perché quando voi utilizzate lo stick andate a influenzare un occhio, ok? Quindi magari da un occhio lo stick non gli fa paura al cavallo, il cavallo è confidente, tutto quanto, dall'altro invece sì. Quindi testate sempre che funzioni uguale da entrambe le parti. Vedete, adesso lei da questa parte ci mette un po', troppo, quindi adesso io la rimando. Adesso la rimando nel trotto, la lascio andare e riprovo. Lo stick, la seguo, troppo, però adesso mi è piaciuto molto di più perché lei ha fatto troppo, invece prima aveva fatto troppo poco, quindi magari ci sta che la terza volta può darsi che me lo dia o come può darsi anche di no, però diciamo il fatto che abbia cominciato a capire che deve risolvere l'indovinello anche da questa parte, adesso mi ha anticipato, avete visto? Io pensavo di prendere lo stick in mano, lei l'ha visto e ha detto ok, questo mi sta per chiedere qualcosa. Mai chiedere la stessa cosa nello stesso posto, perché lei, tutti i cavalli anticipano. Se io la faccio fermare 2 volte qua, la terza volta mi ci si ferma da solo. Quindi chiedere sempre in posti diversi. Vedete? Adesso metto lo stick leggermente davanti, piano, voglio fare piano, ok? E voglio vedere se lei pensa senza fermarsi. Muovo un po', muovo troppo, ok, ottimo. Adesso voglio che non è avanti, non è avanti, non è avanti. Avete visto? Ho messo lo stick davanti e lei è partita al trotto, cosa che invece non era quello che chiedevo. E dal passo io posso usare la stessa cosa e lei deve invece fermarsi. Vedete che differenza che c'è fra questa parte e l'altra? L'altra parte era tutto chiaro per il cavallo, da questa parte non è chiaro e quindi dovrò ripetere un po' fino a che lei non comincia a risolvere l'indovinello. Vai ancora. Mi guarda continuamente perché vuole capire cosa gli sto chiedendo. Questo è buono perché c'è un'alta connessione ma ancora non ha capito quello che deve fare. Allora, lascio un pochino stare. Vedete, mastica. Questo, se avete ascoltato uno dei miei ultimi podcast, sapete cosa significa. Che è rilassata, che ha sganciato la mandibola, sta riflettendo, ma che ancora da come risponde non è chiaro, no? Per lei quello che deve fare. E adesso voglio rimandarla al trotto, lasciarla stare al trotto e devo riportare a zero ogni mia richiesta.
trotto, no, è trotto, deve essere chiaro, quando chiedo qualcosa se è trotto, non si discute. Fase 1, 2, 3, ho fatto un piccolo rinforzo lì, anche se lei era già andata al trotto, ho fatto lo stesso un po' più di fase. Lei c'ha energia da vendere, quindi dovete fare piano, stick di fronte, è un po' accelerata, fa tutto accelerato, si ferma accelerata, parte accelerata, muovo un po' lo stick mentre la seguo e adesso muovo leggermente anche la corda, piano, meglio, bravissima, e adesso la fermo, perché questa volta non si è fermata ma ha fatto una transizione al passo, stava quasi per fermarsi e poi ha continuato a camminare, io la premio e questo mi basta. Quindi ricordatevi bene, stick sotto la corda, non sopra la corda. Fase 1-2 con lo stick, la fase 1 è lo stick fermo, fase 2 è lo stick che si muove, fase 3 stick e corda insieme, fase 4 stick e corda insieme in maniera molto evidente e invasiva per il cavallo. Ricordatevi, quando fate lo yo-yo per rallentare il cavallo e siete di lato, dovete farlo dall'alto verso il basso e non da sinistra verso destra come invece lo fate quando siete di fronte al cavallo. Queste sono cose che vi ho già spiegato, ma ve le sto riassumendo in questo video che parliamo specificatamente del circolo. Altra cosa, ricordatevi, yo-yo non fate mai indietro e via subito nel circolo, cercate di isolare le due cose. Ti posso mandare indietro e avanti, oppure ti posso mandare indietro e vai nel circolo, ma fate un po' di esitazione, mando indietro, un attimo di esitazione, mando nel circolo, che sennò i cavalli poi dopo ci anticipano. Ricordatevi inoltre di non fermare il cavallo, di non fare una richiesta al cavallo tutte le volte sempre nella stessa posizione del circolo, e abbiate fiducia, continuate a costruire piano piano e vedrete che poi i problemi vanno tutti a posto. Lavorate molto bene sulle transizioni, prima di tutto da fermo al passo, dal passo al trotto, dal trotto al passo, dal passo al fermo, poi successivamente ci mettete dal passo al fermo e dal fermo al back, e poi dal trotto al galoppo e dal galoppo al trotto. Se vi è piaciuto il video fatemelo sapere con un like o con un commento e noi ci vediamo la prossima volta. I met him on a sunny day in late July and everything turned upside down. I almost lost track of time as weeks went by. I couldn't get him off my mind. I told him I want that great love, like standing in the middle of a bonfire. You don't know how you got there, but you hold tight, knowing that you can't get burned. Just tell me how we lost track of everything but each other. I honestly don't know. And tell me how. Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end.